In questo episodio ho rotto 2 cerchi appena stampati, non per un errore di stampa, ma per una cavolata in fase di assemblaggio, e oggi vi spiego cosa non fare. Appassionati non di modellismo, bentornati in questa serie dedicata all'Alfa Romeo 8C 2009B. Dopo aver verniciato la carrozzeria, in questo episodio andrò ad assemblare le ruote. Iniziamo andando a pulire i residui dei supporti di stampa. E voilà, con un paio di colpi, con una normale lima per unghie, il gioco è fatto. Vado a praticare un piccolo foro sotto il copertone. Questo è solo un foro di servizio che mi servirà per andare a fissare il modello sulla basetta una volta completato. Per il fissaggio userò un piccolo pezzo di sprue da 1 mm, nulla di speciale. Vado in verniciatura, dove per prima cosa andrò a spruzzare 2 mani di primer Titans. Questo primer si è rilevato più che efficiente anche sulla resina. Fin qua non mi ha dato grossi problemi, a patto di usarlo alla giusta temperatura, come vi ho spiegato nell'episodio precedente. Per i dischi freno ho usato un mix di colori della Gunze. Anche il colore dei copertoni è una miscela di 3 colori sempre della Gunze. Su questo modello ho provato ad usarli al posto dei Tamiya e, se giustamente diluiti, sono davvero fantastici, assolutamente consigliati. Per i cerchioni ho scelto di andare sul nero semilucido X18 Tamiya. Mentre per le chiavi dei cerchioni ho optato per il chrome della AK.
Siccome le vernici cromate sono delicate, ho deciso di proteggerle, sigillando il tutto con una spruzzata di trasparente lucido X22 Tamiya. A questo punto posso andare ad assemblare il tutto. Per l'incollaggio userò della semplice attack o ciano acrilica, che dir si voglia. Piccolo suggerimento che ho imparato sulla mia pelle: la ciano è davvero fantastica, ma non tenetela aperta più di 3 mesi, altrimenti perde tutte le sue proprietà e gli incollaggi da facili e veloci diventano un incubo. Ho iniziato ad acquistare il formato più piccolo, in modo da sprecare poco prodotto e averlo sempre fresco, piccolo cambiamento che ha portato grandi benefici. Devo anche confessarvi che ho fatto fuori 2 cerchi durante l'incastro del disco sul mozzo, perché ho sforzato per farli incastrare a forza. Questo ha significato ristamparli, ripulirli, ricolorarli, e quando si ha poco tempo come me per modellare, queste cose si devono evitare come la peste. Questo episodio mi ha spinto ad acquistare un calibro digitale per controllare il diametro degli incastri. La lezione di oggi è: prima misura, verifica e solo dopo metti la colla e incastra. Per molti di voi sarà assolutamente ovvio, ma troppe volte non l'ho fatto nella mia piccola carriera modellistica e mi sono trovato spesso in difficoltà proprio durante l'assemblaggio, che dovrebbe essere la parte più divertente. Ed ecco i cerchi finiti e assemblati. Vi aspetto nel prossimo video, dove andremo a prenderci cura del sottoscocca. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Buon modellismo a tutti voi, e se vi va fatemi sapere nei commenti a cosa state lavorando sui vostri banchi di lavoro. Ci vediamo alla prossima, e ricordate che collezionare scatole divertenti, ma collezionare modelli lo è molto di più. Ciao a tutti!